Avete mai sentito parlare del Veneto? Io credo che sia una perla nascosta dell'Italia. Che cos'è il Veneto? Il Veneto è una regione nel nord-est dell'Italia ed è la regione da cui provengo io. Penso che il motivo principale per cui il Veneto come regione in Italia, come meta turistica, sia particolarmente sottovalutato è il fatto che in Veneto si trova Venezia. Venezia è molto vicina al paesino da cui provengo io ed è una città che sicuramente tutti conoscete. È una città che attrae milioni di visitatori ogni anno e però probabilmente rischia di mettere in ombra molto spesso tutte le bellezze che si trovano nel resto di questa regione. Io stesso ho sfruttato la fama estrema di Venezia per fare alcuni video in passato. Ho fatto un video sulle cose più strane di Venezia che forse non conoscete e ho fatto un video sul carnevale di Venezia. Quindi se non avete visto questi due video andateli a vedere. Dovrebbe comparire il link in alto qui da qualche parte, penso. Comunque sia, vi lascerò anche i link di questi due video nella descrizione. Ma insomma, oggi non siamo qui per parlare di Venezia, siamo qui per parlare di tutto ciò che si trova nel resto di questa regione, il Veneto. Dunque, cominciamo con le città più belle del Veneto. Prima di tutte, secondo me, Padova è una città stupenda, con una ricca vita universitaria molto fervente, molto attiva. Ci sono un sacco di spazi verdi in tutta la città, quindi parchi, giardini, eccetera. La città è piena di portici molto pittoreschi e anche molto utili nelle stagioni piovose. Non bisogna necessariamente portarsi dietro l'ombrello. Ci sono piazze stupende come Prato della Valle, come Piazza delle Erbe. Ci sono chiese molto molto importanti da un punto di vista della storia dell'arte e dell'architettura, come la Basilica di Sant'Antonio. Insomma, è veramente una bella città che ha molto da offrire. Un'altra città molto famosa in Veneto, che forse è più famosa di Padova e sarà sicuramente la seconda più famosa dopo Venezia, è Verona. Verona è famosa principalmente per due cose. La prima è per essere la città in cui si svolge il famosissimo dramma teatrale di Shakespeare chiamato Romeo e Giulietta. E infatti se andate a visitare Verona potrete andare a visitare anche quello che si dice fosse il balcone di Romeo e di Giulietta, di quella famosa scena in cui si parlano mentre Giulietta si affaccia al balcone e Romeo le parla da sotto. La seconda cosa più famosa a Verona è l'Arena di Verona, che è essenzialmente un colosseo, ok? È molto molto simile al Colosseo di Roma e secondo me forse non è altrettanto bello, ma quasi, ci va molto vicino. In più Verona è attraversata da un fiume che si chiama Adige, sul quale ci sono dei ponti molto molto belli e dai quali c'è sempre una vista stupenda su questo fiume e sul resto della città, soprattutto nelle giornate in cui il cielo è terso e c'è un bel sole. Poi c'è Treviso, che secondo me è una città molto sottovalutata e più in generale è un'ottima città da visitare e da girare. Infine, una città che secondo me è un po' sottovalutata e poco conosciuta in Veneto è Belluno, che è una città che si trova sulle montagne. E allora, a proposito di montagne, in Veneto una delle cose più belle, più affascinanti, più mozzafiato sono le Dolomiti. Appunto, le Dolomiti sono una catena montuosa che si trova nelle Alpi del nord-est dell'Italia, più in particolare in Veneto. In estate ci sono centinaia di sentieri per farsi delle bellissime camminate, delle bellissime passeggiate di montagna e magari arrivare a dei rifugi. Che cos'è un rifugio? Un rifugio è una sorta di baita, una sorta di casa di montagna che però è stata trasformata in una specie di ristorante e quindi dopo una lunga camminata molto faticosa in montagna
ci si ferma a queste case di montagna, a questi rifugi, per mangiare e per rifocillarsi, per mangiare del buon cibo di montagna ricco di calorie ed energie di cui abbiamo bisogno poi per affrontare la discesa. D'inverno invece le Dolomiti offrono alcune delle piste da sci più spettacolari in Italia, secondo me, e quindi sia in inverno sia in estate le Dolomiti sono un posto fantastico da visitare. La gran parte del resto del Veneto è pianura. Non c'è nulla di particolarmente interessante. Si tratta di una parte della pianura padana che è una pianura molto molto grande, anzi è la pianura più grande d'Italia, e nel mezzo di questa pianura poi ci sono delle colline che si chiamano Colli Euganei, che potete andare a visitare, sono molto belli. Un altro ambiente naturale in Veneto che vale la pena andare a visitare è il Delta del Po, cioè il punto in cui il fiume Po sfocia nel mare Adriatico. Il fiume Po è quello da cui poi si è formata la pianura padana. E a proposito di fiumi, c'è un fiume che si chiama Brenta, nella parte orientale del Veneto, e lungo questo fiume c'è tutta una serie di ville molto particolari e molto belle da vedere. Quindi le ville della Riviera del Brenta sono considerate dei capolavori dell'architettura e sono sicuramente qualcosa che vale la pena andare a vedere se vi trovate in Veneto. Poi c'è la laguna di Venezia, che non offre solo Venezia come attrazione, ma in generale credo che una laguna come quella di Venezia sia un luogo naturale abbastanza particolare e abbastanza raro, interessante da visitare. Quindi se avete l'occasione di fare un giro in barca e andare a visitare le isole più piccole della laguna, è sicuramente un'esperienza abbastanza unica. Per chi ama la spiaggia e il mare, forse questo è uno degli aspetti più carenti del Veneto, nel senso che il mare in Veneto non è proprio il mare più bello d'Italia, anzi. Però ci sono delle località balneari in cui c'è una vita notturna molto attiva e quindi anche se le spiagge non sono proprio al massimo, c'è tanta gente che viene sempre a visitare posti come Jesolo, per esempio, per vivere la vita della movida di queste località balneari e per divertirsi d'estate, insomma. Poi parliamo un po' del cibo veneto. Pensavate che mi fossi dimenticato del cibo? No, non me ne dimentico mai. Dunque, per esempio, un piatto tipico del Veneto sono le sarde in saor. Sono un piatto a base di sarde, ovviamente, cipolla, pinoli e aceto. Detto così forse può non sembrare troppo invitante, ma vi assicuro che è veramente molto buono. Potete provare dei piatti più semplici, poveri, come risi e bisi, che essenzialmente è del riso con dei piselli. E è semplice, ma è molto gustoso, molto buono. Potete provare la polenta dura con sopra il baccalà mantecato, che è uno delle colonne portanti dei cicchetti veneziani. I cicchetti veneziani sono, diciamo, delle piccole porzioni di cibo che si mangiano generalmente accompagnate dall'aperitivo. Il baccalà mantecato è un modo di preparare appunto il baccalà, lo stoccafisso, insieme all'olio d'oliva e viene preparato in modo tale che diventi una sorta di sostanza cremosa che è quasi spalmabile. Poi un altro piatto molto importante della cucina veneziana sono i bigoli in salsa. I bigoli sono un tipo di spaghetti. In salsa significa che sono conditi con questa salsa fatta di cipolle e alici che cucinate insieme in un modo particolare creano una sorta di crema. Infine c'è anche il famoso fegato alla veneta, detto anche fegato alla veneziana, che è essenzialmente un piatto a base di fegato di vitello con delle cipolle, con un po' di burro, spesso cucinato con un po' di vino bianco, come tanti piatti italiani. E anche questo molto molto buono. Insomma, i piatti veneti non fanno parte quindi della tradizione più stereotipata della cucina italiana
e in tanti sensi sono anche molto diversi, però vi assicuro che possono essere deliziosi. E per non dimenticarci delle bevande, una bevanda storica tipica proprio della regione del Veneto è lo spritz. E il Veneto è uno dei pochi posti, forse l'unico, in cui riuscirete a trovare uno spritz a meno di 4 euro. Anzi, nella gran parte dei posti dovreste pagarlo intorno ai 3 euro, forse anche meno, 2,50 euro. Che cos'è lo spritz? Lo spritz è una bevanda che è preparata solitamente mescolando un terzo di Aperol o un altro tipo di bevanda simile come Select, Campari e cose di questo tipo, generalmente di colore rosso, quindi, o arancione, un terzo di Prosecco e un terzo di acqua frizzante o, ancora meglio, acqua di seltz. E poi spesso viene servito con un'oliva dentro e una fetta di limone o arancia. È una delle bevande preferite di tutti i veneti, è un classico e ormai si sta diffondendo anche al di fuori del Veneto o addirittura al di fuori dell'Italia, però il Veneto è uno dei pochi posti in cui ancora riuscirete a ordinarlo pagando una cifra ragionevole. Perché solitamente fuori dal Veneto viene considerato un cocktail e quindi viene fatto pagare come qualunque altro cocktail delle cifre improponibili come 6, 7 euro, 8 euro. Insomma, in un video di circa 10 minuti è difficile incapsulare tutte le cose belle di questa regione da cui vengo io e che ho imparato nel corso degli anni ad amare molto, ma spero di avervi dato un'idea, spero di avervi incuriositi perlomeno e invogliati a visitare questa regione e a scoprirla da soli. Giuro che la regione Veneto non mi ha pagato per fare questo video, anzi, se state ascoltando e volete pagarmi ne farò un altro volentieri. Comunque, questo è un po' tutto quello che avevo da dire. Voi avete mai visitato il Veneto o ci sono altri posti che secondo voi in Italia sono altrettanto sottovalutati, poco visitati dai turisti ma che meriterebbero molto di più? Se sì, fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono curioso di sapere quali sono le vostre opinioni e quali sono le vostre esperienze. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!